Ciao ballerini, io sono Arianna Bazzini. Quali sono i tristi segnali che ci fanno capire che ormai le nostre amate scarpe da ballo sono da buttare e irrecuperabili? Questo video appartiene al format Pillole di ballo, in cui in ogni pillola vi darò un piccolo consiglio da mettere in pratica come ho fatto io per migliorare la vostra vita da ballerini e per superare i vostri limiti. Vi consiglio delle piccole azioni che io stessa ho messo in pratica quotidianamente come ballerina professionista, come allieva, come coreografa e che nel tempo mi sono tornate utilissime. Ma prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al mio canale Arianna Bazzini Coaching, nel quale tratto temi di ballo e danza sportiva, e attiva la campanella. Per chi non mi conoscesse ancora, io sono una ballerina professionista, coreografa, maestra di ballo di danze caraibiche e campionessa mondiale di salsa. In questa pillola di ballo vi spiego come capire quando è arrivato il momento di salutare le vostre compagne di avventure e di comprare un nuovo paio di scarpe da ballo. Se volete vedere un video in cui racconto i disagi che possono creare delle scarpe da ballo durante una gara o uno spettacolo, cliccate qui sopra. Segnale numero 1: la rottura dei lacci che tengono il piede. Per quanto possiate rimediare o rattoppare, vi sconsiglio di riutilizzare delle scarpe che precedentemente erano rotte in questo modo, perché potrebbero abbandonarvi magari nel bel mezzo di uno spettacolo o di una gara. Segnale numero 2: la porosità della suola in bufola, ormai impossibile da recuperare anche utilizzando il grattino. Quando vedete che grattando la suola rimane comunque liscia, vuol dire che è arrivata alla fine dei suoi giorni. Segnale numero 3: tacco storto, tacco mezzo rotto, scarpa consumata solo da un lato, insomma tutti quegli elementi che anche esteticamente vi fanno notare che la vostra scarpa è ormai andata. Utilizzare scarpe danneggiate anche solo per gli allenamenti è assolutamente sconsigliato per la postura e per la vostra schiena. Molto spesso ho visto delle ballerine utilizzare anche solo in prova delle scarpe completamente distrutte o magari consumate tutte solo da un lato. Già lì capiamo che c'è qualche difetto nella postura, qualche difetto nell'appoggio del peso corretto, ed è per questo che utilizzare quello stesso paio di scarpe continua a peggiorare questo errore. E lo so che le scarpe da ballo costano tanto, ma compratele nuove se volete evitare di avere degli infortuni, di avere dei dolori per colpa delle scarpe rotte. Potreste davvero farvi male per una stupidaggine. E la fisioterapia costa di più. Se le vostre scarpe da ballo rientrano anche solo in uno di questi punti, mi dispiace, ma è arrivato il momento di salutarle. Una cosa che potete fare, se avete la possibilità di comprare più scarpe da ballo, è avere un modello che utilizzate solamente per gli allenamenti, e quindi potete distruggere come volete, potete perdere magari anche qualche strass, e dello stesso identico modello avere un altro paio che utilizzate solo per le gare e per gli spettacoli. In questo modo avrete per le vostre gare o spettacoli delle scarpe sempre perfettamente performanti, con la suola in buono stato e soprattutto non troppo molli, perché magari a forza di utilizzarle negli allenamenti hanno ceduto un po' troppo e potrebbero essersi allargate. E così per la gara utilizzerete anche le scarpe che hanno tutti gli strass ben incollati e non quelli che avete perso ad allenamento magari facendo 800 spaccate. Ed ecco qui terminata un'altra pillola di ballo. Vi ricordo che tutti questi consigli sono frutto di esperienza ed anche tanti errori. Spero che questo mio consiglio vi sia stato più che utile. Fatemelo sapere scrivendo nei commenti e soprattutto iscrivetevi al mio canale Arianna Bazzini Coaching e attivate la campanella. E non dimenticate di seguirmi anche su Instagram. Ciao ballerini, alla prossima pillola di ballo!